Cristina Scabbia. Andrea. 39. 38. Bisogna metterlo per forza. Titolo di studio: sono tecnico della grafica e della pubblicità, mai esercitato. Ragioneria. Non ce la faccio, non riesco a fare l'urlo acuto, mi viene basso, lo faccio lo stesso. Ah! Yeah! Professione: cantante dei Lacuna Coil. Musicista, cantante. Una serie infinita di lavori. Ho lavorato come barista, come cameriera, ho lavorato in un Pony Express, ho lavorato alla Rinascente come confezionatrice di pacchetti natalizi, il primo lavoro che ho fatto, tanta roba. Ho fatto 1000 lavori, furgone, consegne col furgone, ho lavorato in magazzino, un sacco di lavori, ho lavorato in una rivista di skateboard, un sacco di cose. La suoneria del mio cellulare è una suoneria dell'iPhone, una di quelle già inserite, la devo cambiare da mesi, ma non l'ho ancora fatto. Classico ringtone anni 60, diciamo. Famosa è un parolone, diciamo che sono riuscita a costruire qualcosa insieme al gruppo del quale faccio parte. Sì, conosciuta, più che famosa forse. Niente, buongiorno qualcuno. Ma tu sei Andrea, sei quello dei Lacuna Coil? Ci siamo incontrati al Midnight Pub, che era un locale storico della scena metal a Milano. Cristina, ci siamo incontrati a metà anni 90 al Midnight Pub a Milano, credo. Ci siamo trovati subito simpatici e siamo diventati amici. Non mi ricordo, penso se mi portava una birra, credo facesse la cameriera. Un pregio di Andrea: è una persona con i piedi per terra, molto intelligente, non parla mai a sproposito, dice poche cose ma sempre sensate, ed è molto sarcastico, mi piace tantissimo questo lato. Pregio di Cristina, la simpatia. Un difetto di Andrea è che quando si impunta sulle cose deve comunque sempre avere ragione lui, anche se è in torto. Per Cristina parla tanto come tutte le donne. Ma riceviamo le stesse proposte, perché comunque in quanto cantanti la strumentazione necessaria non è esagerata, quindi abbiamo lo stesso endorsement di microfoni, più o meno lo stesso endorsement di vestiti, uguale dai. Cristina. Io. Forse Cristina, però diciamo che è una bella lotta. La cosa peggiore per loro è essere in tour con una donna. Il disordine. La cosa migliore è che comunque mi sento protetta, è come andare in giro con 5 fratelli, che non è male. La cosa migliore è che si prende cura di noi, un po' noi la chiamiamo mamma Cree. L'aspetto migliore è che si viaggia molto, si ha la possibilità di scoprire nuove culture in giro per il mondo e il lusso di poter fare di una passione grandissima un lavoro. Se si gira al mondo e che ci sono un sacco di persone che si connettono con la nostra musica in maniera profonda, che noi, anche noi stessi non ce ne rendiamo conto tante volte di quanto è importante per loro. L'aspetto peggiore è che si sta lontani da casa per moltissimo tempo, quindi non si ha la possibilità di stare in contatto con le persone care come si vorrebbe. Peggiore che sei via tanto tempo dalla tua famiglia, dai tuoi amici e ti perdi un po' di cose a casa. Ce ne sono di diversi. Posso raccontare di un incidente del quale porto ancora segni, c'è una cicatrice piccolina qua sul sopracciglio. In pratica all'inizio concerto l'asta del microfono non era fissata a dovere, quindi al primo headbanging si è girata l'asta del microfono e mi ha colpito in piena faccia, quindi ho fatto il concerto con mezza faccia sanguinante perché non me ne sono accorta. Sul palco a Belfast in Irlanda molti anni fa, mentre mi muovevo mi è ceduto il ginocchio, sono caduto sulla batteria e mi è uscita la spalla. E quindi ho cantato 3 canzoni con la spalla dislocata e sono andato all'ospedale tutta la sera.
Deve essere imbarazzante per forza o strano. Un episodio particolare è successo a Las Vegas durante il tour con Rob Zombie. È entrato Rob nel camerino e ci ha detto Se avevamo voglia di incontrare il suo amico Nick perché aveva apprezzato il concerto e voleva conoscerci. noi va bene, portalo. E io sono stato colpito da dei mocassini azzurri che ho visto e non ho riconosciuto. Ed è spuntato Nicolas Cage così dal nulla, quindi diciamo che è stata una scena un po' surreale. Porca miseria, fammi pensare. Ma probabilmente ho fregato qualcosa da mangiare di proprietà altrui, sicuro. In tour che lei non sa, devo dire che non ci sono molti segreti, quindi forse gli ho mangiato qualcosa, magari non mi ricordo, ho mangiato qualcosa delle sue scorte personali. Ma di fans un po' particolari ne abbiamo parecchi, però niente di fastidioso. Alcuni credono di essere i tuoi migliori amici perché magari hai risposto una volta su una pagina internet, però devo dire che sono sempre molto molto carini. È bello quando portano magari dei regali particolari sui quali hanno speso ore e ore di lavoro, ci hanno regalato coperte col nostro nome ricamato, interi album fotografici con ritaglini di giornali, di lettere, ma niente di creepy. Più strana con una fan che una sera a New York dopo il concerto l'ho salutata, le ho detto grazie per essere venuta al concerto e il giorno dopo mi ha scritto come se ci fosse stato chissà quale rapporto la sera prima su internet, ha scritto grazie per la fantastica serata, sei stato incredibile, però sembrava rivolto in una maniera sessuale quando invece praticamente l'avevo dato la mano. Il nuovo album si chiamerà Dark Adrenaline e sarà fuori il 23 gennaio 2012 in Italia e il 24 invece in Nord America e possibilmente il resto del mondo. Follow me as I trip the darkness. What a day, I can barely keep my eyes wide open. Ma non è la mia preferita, mi piacciono tutte. Ed è mattina, ho la voce stanca. Non so se è la mia preferita, ma è la prima che mi è venuta in mente. C'è tempo di cantarne un migliaio. Canta tu, Andrea, dai. You are the dancing queen. Un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso. Cristina D'Avena, beh, classico, noi puffi siamo così, e poi non me la ricordo più. Posso dire Disturbed perché siamo stati in tour con loro e non ho visto altri concerti al di fuori, anzi no, In Flames, Milano, Alcatraz. Seven Dust. In Flames. Mastodon di Hunter. Mike Patton. Non metal, Johnny Cash. Sono tanti, troppi, veramente troppi, da Bruce Dickinson a Till Lindemann, non so se lo considerate metal, ma secondo te è più metal di molti cantanti metal. E anche se non è perfetto, è tosto. Non so se si considera metal, ma direi Mike Patton, però forse non è proprio metal. Metal forse James Hetfield, perché anche se forse non è un cantante, diciamo, bravissimo, però ha una voce molto particolare che mi piace. Le critiche sono sempre le stesse dai soliti personaggi, quindi non so. No, la peggiore forse è quella che dice che noi facciamo, che non scriviamo le nostre canzoni. Li inviterei volentieri nel nostro studio a vedere il duro lavoro che c'è dietro. Alla fine mi fanno ridere, però li trovo anche divertenti, il fatto che noi siamo un gruppo raccomandato in qualche maniera non me ne frega niente, però in realtà è proprio il contrario, cioè siamo tutti di famiglie abbastanza medio-basse, diciamo, di livello e non conosciamo proprio nessuno, anzi parlando con la Century Media, la nostra casa discografica, ci ha detto che noi siamo l'unico gruppo che è stato firmato mandando il demo senza conoscere nessuno, senza avere un disco alle spalle, senza aver mai avuto modo di contattarli in altra maniera. Vieni a dirmelo di persona. Ma sinceramente non me ne frega niente, quindi fai pure. Un bacione. Non so dove siete, però vi saluto.